tanti hanno detto che mi avrebbe stupito, e infatti mi ha stupito. Ha una rabbia questa macchina, e anche una rabbia repressa, perché tutti dicono che è brutta. Brutta e cattiva. Fa circa 1 migliaio di rumori diversi, sembra sul punto di esplodere, sembra sul punto di rompersi. Che razza di veleno. Non è una macchina da sottovalutare, né per quanto riguarda un eventuale acquisto, perché io credo che si rivaluteranno alla velocità della luce queste macchine, né a livello di guida. Sembrano alla portata, sembrano auto da scuola, invece non lo sono effettivamente, perché sono pronte ad abbandonarvi. Se vi abbandonano lo fanno in malo modo. Quello che ha di spettacolare è come sterzo, assetto e telaio leggono le imperfezioni dell'asfalto e del manto stradale. È una continuazione di informazioni che sembrano quelle di una macchina molto più sportiva di quello che dovrebbe essere questa, cioè sembra veramente una macchina da corsa. Quando abbiamo fatto prima gli spostamenti con la troupe per le riprese, ci siamo fermati in un paesino e l'effetto che fa ancora oggi sugli anziani o anche sui giovani è di grandissimo rispetto, è una questione proprio di impatto. Per quanto riguarda le sonorità della macchina, si presenta proprio in modo cattivo, incute timore, ispira rispetto, però è legato più al fatto che ha una brutta faccia. La ritmo è così, ti dà la ritmo Abarth, ti dà quell'impressione di lasciami perdere. Anzi, una volta qualcuno mi ha detto, si parlava di un motociclista, mi disse: di quello lì non ti fidare, che quello non ha nulla da perdere. E la ritmo ha veramente l'aria di chi non ha nulla da perdere. È molto difficile andare piano e riuscire a rimanere nei suoi limiti, perché è frenetica, ti dà fretta, ti dà confusione, non ti porta a guidare piano in nessuna condizione. Io penso, se ne avessi una e dovessi andare al supermercato, ci andrei come sto facendo adesso, perché non conosce altre maniere, conosce soltanto il suo modo di fare, che è questo, è pericolosissimo. A livello pratico e tecnico mi preoccupava un po' il sottosterzo e mi preoccupava un po' il cambio, i comandi, invece devo ammettere che era una mia ignoranza, perché il cambio di questa Ritmo 130 TC è qualcosa di, per l'epoca, veramente valido. Dà un po' fastidio l'angolo di sterzo che costringe a cambiare impugnatura continuamente, però ci si sente più realisti che normali guidatori. Incredibile non sia stata rivalutata come altre che invece sono, a mio avviso, meno valide. Forse si tratta della questione estetica, ma sinceramente preferisco avere una macchina con la faccia da carcerato, che però faccia anche a cazzotti come un carcerato. Sembra avere un differenziale, efficacissima in curva. L'esemplare in prova è carburato alla perfezione e l'erogazione è una linea retta spettacolare fino a non si sa quanti giri. Si sente nella schiena tutta la sua potenza e la sua arroganza. Adesso ve lo faccio sentire. Che mi fa quasi arrabbiare, perché ci sto provando da un bel po' a fare in modo che scodi, non ci riesco. Poche macchine mi hanno mandato in trance come questa. Non vi saprei dire minimamente che strada ho fatto. Grida a pieni polmoni, ha una rabbia repressa questa Ritmo. Oltre che un pugile, sembra, se dobbiamo metterla al femminile, è una di quelle ragazze che sono state cesse fino alle superiori e poi sviluppano e la fanno pagare a tutte le altre che le hanno prese in giro da piccole.
130 cavalli, dà la sensazione di migliorare, più le si chiede, più lei vuole dare. È veramente come un pugile che va allenato, dà dei pugni clamorosi di suo, ma cominciando a darle anche voi, lei migliora, li incassa e li dà più forte, e questo vi porta ad andare come degli assassini. Quando inizio ad entrare in questa trance è il momento di fermarsi e di prendersi un caffè, o meglio una camomilla. Come immaginavo, la camomilla non ha funzionato. L'effetto ritmo Abarth mi fa ancora girare il sangue al contrario. Questa macchina è la dimostrazione pratica del fatto che qualunque cosa toccava il marchio dello Scorpione diventava oro. Quello che mi stupisce ulteriormente è che questo esemplare non ha migliorie meccaniche, eppure io fatico a trovarne i limiti. Il motore 2000 bialbero da 130 cavalli spinge la Ritmo a sfiorare i 200 e le permette di passare da 0 a 100 in 8 secondi netti. L'erogazione dei due carburatori doppio corpo da 40 mi ha assuefatto, c'è qualcosa di sadico in questa macchina. Si stanca mai. Lo sterzo, a parte quello che ho detto prima che è un po' troppo ampio, per il resto è da tutto quello che vi serve. La precisione c'è e non si scompone su nessun tipo di sconnessione, continua ad andare dove gli dite voi, e il bello è che si sterza con l'acceleratore e con il freno oltre che con il volante. È veramente il modo giusto di farmi divertire, questo qui. Tante volte non mi bastano le mani e i piedi per guidare questa macchina. Mi vergogno quasi di quanto mi sta piacendo questa maledetta Ritmo 130 TC. Maledetta! Io la devo riportare al proprietario prima che veramente mi cappotto in un fosso. Gliela devo riportare subito. Anche questo è stato come dovrebbero essere tutti i test. È stata una macchina viscerale, una giornata insieme a lei su queste curve, su queste colline. Sono fortunato perché mi succede spesso, però mi rendo conto, chi non è abituato, chi è abituato alle auto moderne, su una di queste riesce a godersi veramente ogni singolo particolare della guida. Dipende tutto da chi guida. È raro e prezioso oggi riuscire ad avere un'esperienza di guida così sincera, così vera. E la Ritmo, come molti di voi mi avevano suggerito e mi avevano alcuni anche assicurato, la Ritmo è una di quelle macchine, è decisamente una di quelle macchine. Ma stiamo scherzando?